Mesi prima dell'attentato di Via Rasella, il comandante del fronte militare clandestino Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo aveva proibito ogni attentato per evitare la certa e brutale rappresaglia dei tedeschi. Ma i gappisti, sapendo che erano pochi i loro compagni in detenzione e molti invece quelli delle formazioni rivali, agiscono lo stesso. Ironia della sorte, lo stesso Cordero Lanza di Montezemolo, che era stato precedentemente arrestato grazie a una soffiata, verrà ucciso nella rappresaglia per l'attentato che egli stesso aveva proibito. Lo storico Mario Vinciguerra, con un passato da antifascista perseguitato dal regime, in un articolo sul Messaggero criticò l'attentato scrivendo che se fosse stato considerato obiettivamente sul filo di un ragionamento sereno sarebbe stato scartato, poiché con la città in pieno possesso del nemico e del tutto isolata dal resto del paese era destinato a rinchiudersi in se stesso dopo una feroce rappresaglia, senza l'eventualità di un concatenamento con le sparse azioni partigiane nell'Italia media. Nel 1960, 16° anniversario dell'evento, vide la Südtiroler Volkspartei, partito che si è sempre definito antifascista, prendere una dura posizione contro l'attentato di Via Rasella. Così scrissero sul loro settimanale, il Volksbote. Sono oggi esattamente 16 anni da che 32 sudtirolesi sono caduti vittime di un vigliacco attacco comunista in Via Rasella a Roma. Si tratta di padri di famiglia che sono stati rivestiti tutt'altro che volontariamente dell'uniforme di polizia. Questo 23 marzo vorremmo porci una domanda. Come sarebbero andate le cose se questo attentato fosse stato compiuto a Bolzano? Se qui, 32 carabinieri fossero stati uccisi sparando alle loro spalle? Ed ancora una domanda. Chi si occupa dei congiunti delle 32 vittime? E ancora una domanda. Non sarebbe chiedere troppo se non a Roma, ma perlomeno nella città della loro terra natale Bolzano, si intitolasse una strada, una via alle 32 vittime di Via Rasella? Le polemiche si riaccesero nel 1964 in occasione del ventennale, con vari articoli sulle fosse ardeatine sfavorevoli all'attentato gappista. Paolo Monelli, che già dall'inizio del 1943 aveva maturato una posizione critica verso il fascismo, scrisse che la definizione di atto di guerra contro i tedeschi era stata attribuita un po' impropriamente e che, dopo la sua esecuzione, era stato giudicato dai resistenti più dannoso che utile alla causa. Il giornalista conservatore, ma che prese parte alla Resistenza, Indro Montanelli, protestò per la quantità e la qualità delle trasmissioni televisive dedicate al ventennale della liberazione, accusandole di rinfocolare gli odi della guerra anziché contribuire alla pacificazione degli italiani e all'instaurazione di buoni rapporti con la Germania federale, nonché di propaganda in favore del PC. Si è presentato, scrisse Montanelli, come eroe Franco Calamandrei, che col suo compagno Bentivegna organizzò l'attentato di Via Rasella, che ebbe l'orrenda conclusione della strage delle Ardeatine. Il 31 marzo 1979 Marco Pannella, leader del Partito Radicale, durante il 21° congresso del suo partito, paragonò l'azione gappista di Via Rasella al terrorismo brigatista. Descrivendo un parallelo fra le azioni di Curcio e compagni e quelle della medaglia d'oro alla Resistenza Capponi, Trombadori e Amendola. E concluse: vorrei poter portare fiori sulle tombe di quei 40 ragazzi, il cui nome non è scritto da nessuna parte, se non nella nostra convinzione che non si trattava di cose, come qualcuno sembra credere, ma di persone, di uomini che avevano delle madri, delle mogli, dei figli, e che erano capaci di pensare, di sentire, di baciare. Nel 1979 il giornalista antifascista Umberto Gandini pubblicò in allegato al quotidiano Alto Adige un'inchiesta sul Bozen, dal titolo Quelli di Via Rasella.
la storia dei sudtirolesi che subirono l'attentato del 23 marzo 1944 a Roma, con varie interviste ai superstiti della bomba gappista. Dalla ricerca emergono le estraneità degli uomini attaccati in via Rasella alle SS. Il loro arruolamento forzato, la loro devozione cattolica e la lontananza dal modello del soldato nazista, nonché i particolari della mancata partecipazione alla strage delle Fosse Ardeatine, si può dire tranquillamente che quel giorno di marzo in via Rasella morirono soldati tedeschi meno tedeschi di tutti quelli che imperversavano in quegli anni per l'Europa, e i soldati tedeschi che meno di tutti meritavano quella fine perché non avevano fatto assolutamente niente di male. Nella discussione si inserì anche Norberto Bobbio, il quale affermò che dopo l'esperienza del terrorismo degli anni di piombo considerava l'uccisione di Giovanni Gentile ad opera dei GAP un atto terroristico, come tutti gli atti terroristici, un atto di violenza fine a se stesso, un atto in cui la scelta del mezzo non è commisurata al fine che si vuole ottenere e che non si potrebbe ottenere in altro modo, ma è semplicemente un atto di violenza cercato e voluto come tale. Estese poi tale giudizio all'attentato di via Rasella e affermò che non avrebbe avuto problemi a deporre un fiore sulle tombe dei militari altoatesini caduti. Sono state vittime innocenti perché scelte a caso, conclude. Per controbattere la tesi di Bobbio, il rettore dell'Università di Camerino, Mario Giannella, organizzò una tavola rotonda dal titolo «La resistenza non fu terrorismo», svoltasi il 15 febbraio 1985, in cui Bentivegna e altri esponenti della sinistra, quali Arrigo Boldrini, Antonello Trombadori, Paolo Volponi, Carlo Galante Garrone e Guido Calvi, respinsero duramente una assimilazione resistenza-terrorismo come ingiusta, assurda e blasfema. A questo proposito è interessante notare come in realtà proprio nelle fonti resistenziali i termini terrore e terrorismo sono utilizzati senza inibizioni. Addirittura nel 1949, fra i documenti presentati al processo civile da Arturo Carlo Jemolo, che era uno dei difensori dei partigiani, l'azione di via Rasella è descritta infatti come attentato terroristico. La sentenza conclusiva del giudizio di primo grado individua l'elemento distintivo tra le comuni formazioni partigiane e i GAP nel carattere anche terroristico di questi ultimi. Le definizioni di terrorismo per l'attività dei GAP e di attentato terroristico per la loro azione più significativa, quella di via Rasella, furono comunemente adoperate dalla storiografia antifascista fino agli anni 60. Nel 1968, nell'ambito del dibattito parlamentare sui fascicoli SIFAR, Giorgio Amendola affermò: «Molti di noi hanno fatto del terrorismo. Lo abbiamo fatto il terrorismo. L'abbiamo fatto durante la Resistenza a via Rasella. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare contro l'occupante». La situazione cambiò quando, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, cominciò il periodo degli anni di piombo, segnato dalle azioni armate di organizzazioni terroristiche di sinistra e di destra. Tra i gruppi di sinistra era diffusa la tendenza ad autorappresentarsi come gli eredi della resistenza comunista degli anni 43-45, ritenuta tradita dall'affermarsi nel dopoguerra di uno Stato borghese e capitalista, e dunque da completare tramite il ricorso alla lotta armata. Due problemi, mi sembra, ostacolano ancora oggi in misura notevole. Rifacendosi ai GAP, nel 1970 Gian Giacomo Feltrinelli formò un'organizzazione eversiva che ne riprendeva la sigla, i Gruppi d'Azione Partigiana. Successivamente la sigla sarebbe stata adottata anche dai gruppi armati proletari.